amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno, dove troveremo la luna piena in Capricorno, proprio nel vostro segno, quindi voi potreste sentire molto forti queste energie. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci, un periodo dove ci sarà uno stato emotivo molto più stabile, più razionalità, aumenta il senso di disciplina, ordine, una visione più realistica, buonsenso, concentrazione sull'obiettivo, i sentimenti saranno sotto controllo, per azioni più calcolate, più mirate, e queste ci aiuteranno ad avere un periodo molto più favorevole di risultati, di successi, di scoperte e anche grandi imprese da avviare. Poi di contro dobbiamo fare attenzione a una sensazione di solitudine, possiamo sentirci emotivamente più freddi, indifferenti, forse un po' di egoismo o pragmatismo eccessivo, può aumentare la riservatezza, l'insensibilità. Queste possono essere solo apparenti, proprio perché, possono scattare come meccanismo di difesa e quindi di protezione. Procediamo con il vostro primo oracolo. Ci va a rintracciare la fase iniziale, il momento presente, la malinconia lunare come messaggio può riguardare un ambito della vostra vita o uno stato passeggero. Si riferisce a un senso di vuoto, all'ansia, a sentirsi giù di morale, potrebbe esserci un momento no o semplicemente un calo di energia, allora quindi meglio riposarsi un attimino e staccare la spina. Di sicuro è una fase molto passeggera e che se invece si protrae per troppo, allora possiamo magari attivarci per uscire dalla tristezza o di qualcosa che ci blocca, magari facendo un qualcosa che ci fa stare bene, che ci dà gioia, possiamo anche aiutare qualcuno, distrarci, eccetera. Quindi di sicuro ci sta dicendo che riusciamo a superarla, ovviamente di fare attenzione, soprattutto come vi dicevo, se si protrae più del previsto. Superata questa fase troviamo il leone rampante, e che è un'energia totalmente diversa, fortissima, e poi ci sta dicendo che se siamo audaci, se siamo coraggiosi, è molto più facile riuscire ad ottenere immediatamente realizzazione anche di un desiderio, di un sogno. Poi dipende sempre da quello che realizziamo. Alcune cose si possono ottenere subito, nell'immediato, altre che hanno bisogno di più tempo per manifestarsi, però siamo sul percorso giusto, quindi sappiamo che dobbiamo continuare ad impegnarci e poi si realizzerà successivamente. Quindi molto molto importante anche il suo messaggio di tenere un po' in equilibrio vari aspetti, e quindi di non aver fretta, di cercare comunque di essere costanti, di non disperdere le nostre energie. Se c'è un conflitto, se ci sono alcune cose che non vanno bene, ecco, qui dobbiamo cercare di capire se batterci oppure se stare lì in modalità difesa. Magari dipende, ecco, qui la scelta ovviamente spetta a voi. Visto e considerato che possiamo avere purtroppo una dispersione di tempo e di energie, io consiglio di valutare bene che cosa affrontare e quali lotte intraprendere. Non tutte meritano la nostra attenzione, e quindi a volte l'atto di coraggio è proprio lasciar andare. Luce lunare è un altro messaggio che parla di nuova energia, anche di gioia, e quindi ci sta
sta dicendo, ma secondo me l'abbiamo visto già precedentemente con alcune informazioni, che arriverà un punto e vedrete, che tutto funziona al meglio, che riuscirete a trovare la strada spianata, che alcuni problemi saranno risolti, ci sarà una fase di miglioramento nelle situazioni più difficili e complesse che state affrontando. Alcune cose in realtà possono andare addirittura meglio di quello che pensate. Adesso vediamo i messaggi dall'oracolo dello sciamano. Gli altri messaggi si riferiscono principalmente con questa prima carta il padrone del tempo, e già possiamo cogliere un'informazione importantissima, che siete voi i padroni del vostro tempo e delle vostre stesse energie. Inoltre ci parla anche di un momento per scegliere, e quindi può presentarsi davanti a noi quel fatidico momento in cui possiamo fare una scelta importante per noi e che non dobbiamo più rimandare ciò che conta davvero. Magari, accettare la fine, la conclusione di qualcosa, come rito di passaggio, lasciare andare ciò che non ci appartiene, di riconoscere le illusioni, o quei segni e quelle situazioni che soprattutto si ripetono ciclicamente. Quindi ricordiamoci che siamo noi i padroni del nostro tempo e anche delle nostre energie e delle attenzioni che diamo, non solo alle persone, però anche alle situazioni in senso generico. Il flusso, questa ci indica la possibilità di seguire un po' il flusso degli eventi, che alcune cose non necessariamente vanno forzate, anche alcune sfide, come abbiamo visto, possono essere lasciate andare, quindi non tutte accettate, perché magari possiamo tendere un po' eccessivamente a ostinarci su alcune cose, anche a livello caratteriale, e invece non stiamo facendo bene, soprattutto a noi stessi. Invece questa carta ci sta dicendo che dobbiamo seguire il movimento naturale degli eventi, con fiducia, con apertura, cercare di osservare quella specie di arrendevolezza serena, che però non è negativa, ma che ci può portare verso ciò che conta davvero per noi, quindi metterci in ascolto della realtà, accettare alcune cose per come sono accadute, per come sono andate, e creare nuove intenzioni, cogliere quella scintilla iniziale che può attivare delle nuove energie e ci può aprire delle possibilità. L'ultimo messaggio arriva dalla carta della luna. Ed effettivamente può essere proprio quel messaggio adatto, in base proprio a quello che stiamo facendo, proprio di seguire le energie lunari. Questa si riferisce proprio al ritmo, cioè connettersi al ritmo lunare. Possiamo avere un diario del nostro ciclo emotivo, energetico e creativo. Insomma, a parte questo, di sicuro abbiamo bisogno di proteggere noi stessi e di osservare soprattutto le nostre emozioni, le nostre azioni senza giudizio. E poi un'altra nota importante è quella della produttività e del fare. Abbiamo visto che non necessariamente bisogna per forza fare qualcosa, in questo caso ci sta dicendo di alternare riposo e attività che devono essere in equilibrio, perché diciamo altrimenti rischiamo di non utilizzarle al meglio nelle nostre energie, nelle nostre capacità. E poi un'altra cosa importante, forse è arrivato il momento giusto per lasciar andare ciò che non ci serve più. Può essere un pensiero, un'abitudine, una relazione, e che quindi abbiamo bisogno di cercare le nostre risposte pian pianino, senza fretta, magari nel silenzio, nella meditazione, in un piccolo spazio che possiamo creare per noi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!